Porca miseria. Qui pure messa malissimo la strada. Mamma mia, signore. No, è incredibile. No, Fra, non ce la possiamo fare. Cioè non ce la facciamo. Che facciamo qua? Potrebbe un attimo fermarsi. Io non lo so. Io non vedo nulla. Non vedo nulla. No, 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 aspetta. Aspetta, Fra. Che aspetto? Cioè, ci chiude la strada. Cioè, addirittura non ci aveva visto per nulla. Ah. Vabbè, ma Grazie, non ci aveva visto. Anche perché onestamente non passa nessuno, dai. Quindi non è colpa sua. Ci ha chiesto anche scusa. Abbassati più che puoi, fai meno effetto vela. Non riesco a guidare dritto. Poi non voglio stare qua vicino all'orlo. Mamma mia, ragazzi. Oh. Tu bisogna che mi dai una mano, amore, quando passa, che mette il piede per terra, perché io non ce la faccio. Non ci possiamo far passare avanti dalle persone. Ok. Vamos, con calma. Passiamo di qua. Mamma mia, ragazzi. vogliamo dire una cosa, quando siamo partiti stamattina non era assolutamente così, saremmo stati dei pazzi, è la peggiore condizione di sempre. Dammi seriaccia, di sotto è più forte, io guido a 45 gradi, io non so l'anteriore come fa a tenere sul ripio, è pazzesco, mamma mia. Però la cosa positiva è che è passata la macchina che pulisce la strada, quindi c'è un po' meno tolondurezza, riesci ad andare anche un po' più veloce e se vai sui 40 all'ora il vento in qualche maniera riesce a contrastarlo. Solo se riesco a spegnere la camera il volo, ragazzi, inutile dirvi che sono demolito, ho le spalle, le braccia, il collo a pezzi e ancora non vedo l'asfalto in fondo. A questo punto è anche messo malissimo e il vento, come potete sentire, non ci vuole abbandonare. Sembra leggermente meglio, però è sempre comunque tanto fastidioso. Dai, teniamo duro, anche perché non abbiamo alternative. Però che sfortuna, era un mese che pensavo di vedere la laguna, mamma mia. Sento Sara che sta appoggiata praticamente sopra la mia schiena, siamo tutti e due super bassi, però anche la posizione ti stanca. Per fortuna all'altura non la sentiamo più, anche se siamo a 2500 metri, ormai ci sembra collina quasi, però iniziamo a accusare anche un po' di fame in quanto sul sito non c'era nulla da mangiare. Che lontananza vedo un cartello, in teoria finisce il ripio e inizia quella sorta di asfalto con un po' di polvere. Mamma mia, che giornata ragazzi, Nerona sempre numero uno. Quanto resiste questa moto? No, ho sbagliato, ero convinto che fosse il cartello che avevo visto all'andata. Io dico la verità, non volevo togliergli l'illusione, per un attimo ho trattenuto il fiato. Invece il punto peggiore è questo: resilienza, senza resilienza non si va da nessuna parte tanto. Guardate, intanto una parte della catena che abbiamo qui è praticamente coperta, guardate, spaventosa, è una coltre enorme. È la prima volta che la strada del ritorno diventa più lunga della strada dell'andata. Mamma mia ragazzi, poi qua questa legge il contrappasso, pensi che finisce, invece guardate. Qualcuno potrebbe dire: Francesco, passa di qua che ce n'è meno. Il problema è che non riesco a gestire la moto e mandarla dove voglio. Per la situazione, guardate, tutta la strada in questo punto è così, è quasi impossibile tenerla. Un attimo di riposo. È uno dei giorni peggiori che abbiamo passato qui in Sud America, è ingestibile, è veramente... io sono senza parole. Francesco ha finito la batteria della GoPro. Niente ragazzi, facciamo fatica a stare in piedi. A questo punto lui sta dicendo la macchina ha fatto più danni che altro, ha alzato tantissima pietraia. Mamma ragazzi, che paura. Attenzione.
paura. Francesco si ricorda questo segnale e si ricorda che c'è ancora un bel po'. Non abbiamo più la cognizione del tempo. Io ho guardato l'ora, sono le 4:47. Non avrei mai detto che l'ora fosse questa. Dovremmo essere al punto in cui compare l'asfalto, quella sorta di asfalto, secondo Francesco. Io ancora non ne sono così certa. Stavolta ci siamo davvero. Eccoci, ci siamo. Stiamo provando a fare una foto perché abbiamo l'impressione che anche domani non riusciremo a tornare. Sì, guardate Francesco obliquo. Siamo in un posto maestoso ma con condizioni infernali. Tutto questo è quasi pauroso, senza quasi. Siamo di nuovo sulla strada principale. Ora ci resta da vedere se anche a San Pedro c'è questo vento infernale. 10 km circa ci dividono dalla cittadina che ha quasi 11.000 abitanti. Sì, c'è meno vento decisamente. Ma che spettacolo! Qui milioni di anni fa doveva esserci un lago. Tornate in struttura e adesso vi raccontiamo un po'. Intanto abbiamo anche il cancello automatico perché la cucinera, oltre a cucinare, riesce anche con un po' di difficoltà a aprire le porte. Sento un po' i rumori, eccola. Ce l'abbiamo fatta. Moto parcheggiata, poi controlleremo se la sabbia ha un po' rovinato le protezioni in plastica. È diventata veramente inguardabile, praticamente la sabbia si è attaccata ovunque. Eravamo partiti con le più buone intenzioni ma niente di fatto. Ci consoliamo col fatto che appena aperta la porta del garage è arrivato lui. Dovevamo vedere e portare sul canale un posto veramente stratosferico e invece la giornata di oggi è andata a... Scrivetelo nei commenti. Non ci provare a salire sulla Tenerone, eh? Non ci provare. È un po' farabute. Io non ho tolto il casco da stamattina. Sono le 6 di pomeriggio e ancora non abbiamo mangiato nulla. Abbiamo messo tutto il nostro impegno. Purtroppo il Cile non ci ha riservato un buon benvenuto e non so quello che riusciremo a fare domani. Ci tengo particolarmente a mostrare la Valle della Luna, che tra l'altro il nostro nipote Edoardo ci ha chiesto perché era andato a cercare. Zia, c'è questa cosa bellissima da vedere. Non abbiamo trovato le migliori condizioni, però vedremo. Ed inoltre guardate la situazione sabbia di Sara, cioè la sabbia si è infilata ovunque. Aspettate, anche sotto al sole, gira gira gira, guardate, il casco è diventato veramente impresentabile. Sei impresentabile? Sì, anche di umore, dico la verità, però adesso mangiamo un po', beviamo un po'. Vi dirò anche un'altra cosa, che questa è stata per me la giornata più paurosa che abbiamo vissuto qui in Sud America. Quando siamo ripartiti dalla Laguna Escondida de Baltinace la situazione era pessima e ho avuto davvero paura di non riuscire ad uscirne. Io vi dico sempre quello, sono demolito, anch'io ero partito con le buone intenzioni, ma penso che dall'inizio del video si era anche capito. Mi divertivo tantissimo con la Tenerona scarica, ma come sempre non dobbiamo abbandonare l'ottimismo. Io non sono ottimista oggi, mi avete visto, poi mi innervosisco anche, è giusto anche mostrare questo lato, ormai un po' lo avete conosciuto. No, non sono ottimista perché tra l'altro avevamo rinunciato ad alcuni giorni qui a San Pedro de Atacama
proprio perché le strutture hanno dei costi allucinanti. Avevamo voluto un po' risparmiare e concentrare nelle giornate che avevamo a disposizione tutto quello che volevamo vedere. Non diciamo che è stato un errore, perché l'avremmo fatto comunque per non esagerare con i prezzi. E tra l'altro c'è da dire che oltre ad avere prezzi alti, il comfort, insomma, non trovate quello che in realtà pagate in generale. Per farvela breve, c'è un rapporto qualità-prezzo veramente basso. Comunque noi ci stiamo lamentando, ma questa povera moto che deve dire? Che deve dire che gli abbiamo pulito il filtro dell'aria l'altro giorno? Non oso pensare alle condizioni del filtro dell'aria attuale. Voglio chiarire, no, non ci stiamo. Ancora? No, voglio chiarire, non ci stiamo lamentando, stiamo semplicemente riportando le cose così come sono, tant'è che chi volesse venire da queste parti avrà informazioni importanti in mano. San Pedro d'Atacama è estremamente costosa, è estremamente rumorosa, però è anche piacevole per i giovani che vogliono divertirsi. Però sappiate che trovate dei prezzi molto alti. Se farete come noi, che concentrerete tutto quello che vorrete vedere in pochissimi giorni, potete rischiare anche quello che stiamo rischiando noi, però sarà un'occasione per tornare, come ha già anticipato Francesco. Qua intorno c'è tantissimo da vedere, bisognerebbe restare almeno 15 giorni per vedere tutto con calma, ma soprattutto anche per far fronte alla sfortuna meteo come nel nostro caso. Noi alla fine il tempo ce l'abbiamo, quindi torneremo con calma, sperando in una situazione migliore. Tenerona sempre numero 1, e ora dobbiamo ripulire tutto perché la sabbia si è infilata ovunque, anche nel meccanismo del casco, che ho visto faceva un po' fatica a chiudere. Io direi di aspettare a pulire, perché magari, essendo ottimisti, domani si può ripartire. Certo che ripartiamo. Adesso però, per non abbassare l'ottimismo, andiamo a mangiare qualcosa. Anche oggi il meteo non ci assiste, raffiche di vento fino a 80 km/h. Guardate, sembra quasi di essere in Africa sotto una tempesta di sabbia. Il cielo praticamente di quel colore grigio chiaro dove la visibilità è nulla, appunto per la sabbia che si alza. Moto coperta, anche il telo è diventato di color sabbia. Abbiamo parlato con il tipo della struttura e ci ha detto che abbiamo scelto i 3 giorni peggiori dell'anno. Guardiamo anche fuori. Pazzesco! Cioè, non riesco a tenere la porta aperta. Io no comment, meglio che non parlo. Ci siamo preparati all'interno. Ora non possiamo uscire, quindi torniamo a Trapacar. Appena tornato da Sara stava parlando con la cameriera che ha 14 anni che vive qua e ha detto: è la prima volta che vedo un meteo del genere. E mi ha detto: io ho una paura terrificante perché è orribile, guarda il cielo, guarda il cielo. Ha toccato anche il tavolo dove servono la colazione, è pieno di polvere. Mi ha detto: io non ho mai visto una cosa del genere. Io invece mi preoccupo un po' per l'attrezzatura elettronica, perché prima eravamo fuori e tutto il computer, ma anche questa sacca qua, ho provato a pulirla, era diventata color sabbia. Quindi ragazzi, speriamo bene. 4º giorno che stiamo qua, finalmente è finito il vento, ma vi facciamo vedere una cosa. Questa è la porta della nostra camera, guardate la tempesta di sabbia insieme al vento cosa ha fatto all'interno. Questa che vedete è tutta sabbia, che ovviamente poi è finita nel letto, è finita nella nostra stanza. Quello che mi preoccupa ovviamente non è la nostra roba, cioè i nostri vestiti, ma l'attrezzatura elettronica, perché ieri abbiamo lavorato al computer, anche avanti ieri, tutta la sabbia si depositava sulla tastiera. Ragazzi, sapete che queste cose mi mandano in tilt, infatti sono stremato. E voi direte: ma perché avete lavorato all'aperto se c'era questa tempesta di sabbia? No, eravamo nel salone della struttura chiusi, ma entrava sabbia ovunque, dalle finestre, dalle porte. Le strutture sono quello che sono, però è anche vero che siamo immersi nel deserto. Ora andiamo diretti a Antofagasta, dove avremo anche una buona linea wifi, perché qua, ulteriore cosa, con questa tempesta anche il wifi è muerto, quindi non potevamo caricare video. In questi giorni anche le agenzie che fanno le escursioni non hanno lavorato. Secondo tentativo per la laguna Sbaltinace. Guardate la strada. Questo è l'altro lato, quindi vi mostriamo a 360 gradi dove siamo. Ce la faranno i nostri eroi questa volta? Incrociamo le dita. Suerte, vamos! E dopo circa 10 giorni siamo ritornati. Stessa identica doccia,
o perlomeno stesse identiche docce. Ecco la Tenerona, l'avevo lavata tutta linta e pinta come i nostri capi, guardate come l'abbiamo ridotta, ma come dico sempre bisogna testare le gomme nuove. Scherzi a parte, questo è il motivo perché montiamo queste gomme. Ora Sara è andata a fare il biglietto, 10.000 pesos cada uno, quindi circa 10 euro. Per darvi una visione d'insieme, qua ci sono le docce, ma il sito si trova là in fondo. Ora con il biglietto percorreremo questa strada e ci togliamo le tute da moto per il motivo che tra poco vedrete. Sara appena tornata, la vedo un po' sconvolta. No, tutto nella norma. Non sono disponibili le docce, per cui se si fa un bagno ci danno una tanica di acqua per risciacquarsi, è importantissimo. Le lagune sono diverse, ma il bagno è permesso solo sulla prima laguna. Quindi bando alle ciance, vamos! Ora andiamo a vedere se possiamo toglierci la polvere di dosso. Denudati, Tenerona trasformato in un guardaroba. Qua abbiamo gli stivali. Ora andiamo alla laguna. Solo che proprio in questo momento, perché noi siamo fortunati, sono arrivate tantissime persone. Per la felicità di Sara. Fino a 5 minuti fa eravamo praticamente soli, ora vediamo con calma. Moto parcheggiata vicino al transfer e ora andiamo a vedere queste lagune se meritano. Addirittura passerella, una curiosità, guardate il terreno intorno, tutto super frastagliato, ovviamente sale, per questo motivo hanno fatto la passerella. E dopo un quarto d'ora di cammino siete pronti? E come in quasi tutti i parchi del Cile il drone è vietato, non si può usare, quindi troviamo un'alternativa per mostrarvelo. Ora, dopo tutto questo clamore, vi andiamo a raccontare qualcosa. Siamo alla Lagunas Escondidas de Baltinace, che vuol dire le lagune nascoste di Baltinace. Siamo ai piedi della Cordillera della Sal, formatasi 23 milioni di anni fa. Sono state definite lagune nascoste perché sono state scoperte solo 9 anni fa, nel 2015 da un esploratore. Poi nel 2024 siamo arrivati noi con la Tenerona. Le 7 lagune di Baltinace si trovano all'interno di un salar e per questo la loro acqua è salatissima. Nella prima laguna si può addirittura fare il bagno e l'acqua, essendo molto salata, permette di galleggiare. Io vi dico che già sono passato, mi sono spogliato. Qual è il problema? Che sono arrivate 2 escursioni, circa 20 persone, e là, tra virgolette, piscina è molto piccola, quindi mi sono rivestito e abbiamo fatto questo circuito. Sì, perché ci sono 2 strade per raggiungere e vedere tutte le lagune. La prima vi conduce subito alla laguna dove si può fare il bagno, l'altra invece, un po' più lunga, vi permette di scorrere tutta la passerella per vederle tutte quante. Fino a poco tempo fa erano 2 le lagune dove si poteva fare il bagno, poi l'ultima, quella che si trova qua in fondo, è stata chiusa per permettere la rigenerazione dell'ecosistema. Non me ne vogliate, io mi auguro che chiudano anche la prima, però detto questo, tra parentesi, lo mettiamo da parte. Le lagune sono di origine vulcanica e si nutrono di acque sotterranee. Vi abbiamo portati con noi alla Laguna Verde di Antofaggia, ve lo ricordate? Eravamo nella provincia di Catamarca, Argentina. Ora, non ci piace fare confronti assolutamente, però avevamo grandissime aspettative sulle lagune baltinacee perché in effetti sono meravigliose, ma avendo il precedente di Antofaggia manca quel surplus che abbiamo trovato nella deserta e nella semplicità proprio delle zone di Catamarca. Questa è una zona estremamente turistica che il Cile ha promosso con grandissimo successo. La vicina San Pedro de Atacama, estremamente piena di turisti, lo dimostra. Ha ragione, però continuiamo ad apprezzare le zone dove il turismo di massa è arrivato un po' meno. Avevamo fatto questa considerazione ad Antofaggia perché avevano un posto che turisticamente avrebbe funzionato moltissimo, eppure arrivando qua dove il turismo è arrivato ci siamo ricreduti. La natura dei luoghi è molto simile, semplicemente l'Argentina non ha ancora puntato sul turismo, probabilmente lo farà nei prossimi decenni. In parte noi gli auguriamo di no, sia per la gente del posto, sia perché i luoghi perdono quella genuinità e quell'autenticità che poi non è più recuperabile. Ovviamente non fraintendeteci, quello che volevamo dire è che spesso e volentieri le zone meno conosciute non hanno nulla da invidiare alle zone
più conosciute. Ma questo noi italiani lo sappiamo bene, perché il turismo impazza, giustamente, molta gente lavora nel turismo ed è giusto così. Potremmo vivere di turismo, come diciamo spesso, però è solo una constatazione di cercare in fondo anche le zone che non vengono blasonate, che pochissimi raccontano. Questa è l'ultima delle lagune ed è questa dove era possibile fare il bagno fino a poco tempo fa, incastonata tra la cordigliera della Sal e quella di Domeico. Prima eravamo là in fondo, ora ci siamo spostati qua, vedete l'ombra? Perché sono le 5:30 di pomeriggio, abbiamo aspettato questo momento in maniera tale che tutte le persone... Ora vi portiamo nella prima laguna dove si può fare il bagno. Ci sono questi ombrelloni, sedie, tavoli Per cambiarsi. e questa è la laguna. Guardate il sale sul legno. Qua si può fare il bagno. Con l'unica accortezza che non si possono bagnare i capelli. È consigliabile non avere sulla pelle creme solari e si può stare immersi per 20 minuti massimo, altrimenti la pelle inizia ad avere problemi. Io non vi nego che volevo fare il bagno, ma quando siamo arrivati non vi nego che c'erano 20 persone. Ok, che rispetto al luogo sono pochissime, però in questo caso la piscina è veramente piccolissima ed erano tutti ammassati. Fare il bagno qua dentro è un po' come fare il bagno nel Mar Morto. Quindi avrei galleggiato anch'io, che so poco nuotare. Allora io ti butto dentro. A quest'ora ovviamente fare il bagno è complicato perché la temperatura dell'aria si è abbassata tantissimo. Sentiamo il termostato di Sara. Fria, fria, fria. Ed ora ripartiamo sparati perché sono quasi le 6 di pomeriggio. Il sole sta tramontando. Dobbiamo fare 30 km di ripio veramente messi male. Quando siamo arrivati ci abbiamo messo circa 2 ore. Ora ho sgonfiato le gomme. Cerchiamo di accelerare un po'. Pronta? Vamos. Arrivati all'inizio del ripio. Ora ci aspettano circa 32 km. 32 km veramente messi male. Però guardiamo la bellezza e l'orizzonte cercando un po' di conforto. Nel frattempo che balliamo sui tolondulè, guardate che spettacolo di tramonto. I tramonti nel deserto di Atacama sono qualcosa di eccezionale. Non perché non lo siano in altri luoghi, semplicemente perché qui gli spazi sono immensi. Sto cercando di accelerare un po' senza distruggere la tenerora, ma guardate, mi trema anche la voce. Mamma mia. Che vorrei superare il pezzo più brutto che si trova tra poco prima che si faccia completamente buio, anche perché siamo soli, abbiamo finito l'acqua e non voglio assolutamente, cioè perlomeno spero assolutamente ardentemente di non forare, anche perché senza l'acqua farei fatica a trovare il foro. Con una frazione di secondo il sole è sceso ed è salita la notte, però con i faretti supplementari e fari alti riesco a vedere abbastanza bene dove c'è il tolondolè, dove c'è il brecciolino smosso, quindi ora come sempre despacio. Ecco, questi sono quei momenti in cui l'affidabilità della moto è fondamentale. Quando mi fate la domanda meglio il GS, meglio il Super Tenere, cioè io non so rispondervi ovviamente perché bisognerebbe testarle entrambe nella stessa maniera. Non voglio dire nulla per scaramanzia, ma questa moto ne sta sopportando veramente tantissime. Sono 10 km che andiamo a 25 all'ora con un tolondolè pazzesco e il tolondolè è la cosa peggiore che ti possa capitare. Guardate qua. E avete un problema alla moto in questo posto, in questo momento, capite bene che è sempre risolvibile, ma comunque un problema, quindi non ci pensiamo e confidiamo sulla tenerona. Cerchiamo di non esagerare con la velocità, anche se le gomme nuove mi permetterebbero di accelerare un po' nonostante c'è tanto brecciolino. Ed ora scrivete nei commenti chi vorrebbe stare a posto nostro, o meglio chi vorrebbe stare a posto mio a guidare la tenerona. Fate i bravi. Comunque, con tutte le strade fatte sul ripio, questa è quella che ha un tolondolè più accentuato e che dura in lunghezza, nel senso che sono 30 km, praticamente 27-28 di tolondolè, proprio brecciolone smosso, ambientazione da nightmare. Sara non parla più, ha perso la parola, sono 10 minuti che viaggio praticamente solo. Allora, cioè, sono stati fatti complimenti alla tenerona perché chissà quale moto avrebbe resistito, neanche una parola per la moglie, neanche una parola, chissà quante mogli avrebbero resistito
sentito. Tra l'altro ragazzi, ho un forte mal di testa, forse dovuto alla cervicale, sicuramente dovuto anche al tolo ondulé. Quando la sento silenziosa la verità è che bisogna iniziarsi a preoccupare. Quando sono silenziosa Francesco un po' si preoccupa, perché vado in risparmio energetico, come se cerco di raccogliere tutte le energie rimaste per andare avanti, per farmi forza. Questo in risposta ai messaggi che qualche volta ci sono arrivati: ma non vi capita mai nulla, ma state sempre bene, ma non avete mai un mal di testa? Voglia se ce li abbiamo, però ce li facciamo passare, come del resto capita a casa, ecco. Quindi adesso quando arriveremo in struttura mangeremo un boccone, qualcosa, prenderò un analgesico, probabilmente anche Francesco, magari anche la Tenerona, chissà. Diciamo che ce la mettiamo tutta per non far pubblicità all'ibuprofene, che neanche so pronunciare. Aspettate che voglio condividere una cosa perché penso sia quasi paurosa. Aspettate. Ecco dove siete. Voi non vedrete niente sicuramente, ma c'è un cielo stellato pazzesco. Ci provo. È impossibile che vedano qualcosa perché c'è bisogno di una camera molto ma molto più performante. Siamo da soli al buio nel deserto più arido del mondo. Sì, ma come c'è scritto uno di voi che stava ascoltando la canzone di Raf Via e ascoltandola pensava a noi, ecco, se ascoltate bene quella canzone Andremo oltre limiti e confini, liberi vedrai, faremo cose che non hai osato immaginare mai. Ecco, io avevo immaginato Versailles, non il deserto di Atacama in piena notte. Ragazzi, mi scoppia la testa. non si vede nulla. Abbiamo ancora 36 km. E inizio un po' ad avere anche paura. Guardate, questa è una situazione proprio morbido. Dai. Ovviamente ragazzi, se si andava soli era tutto molto più facile. Pensate se la lascio qua, Sara. Ecco, ci risiamo, siamo alle solite a sottolineare il fatto che se fosse stato da solo sarebbe stato più tranquillo. Prima lodi alla Tenerona e poi addirittura vorrebbe scaricarmi. Che giornataccia. Soprattutto pensate cosa sta pensando ora la suocera che mi sente dire queste cose. Suocera, stai tranquilla, ti voglio tanto bene. Beh, non è solo la suocera non essere tranquilla, sto pensando che quello di lasciarmi qua potrebbe essere il tuo regalo di compleanno, dato che domani sarà il tuo compleanno. Avrai architettato tutto. Giornataccia. Verissimo, domani finisco 46 anni, quindi magari come regalo l'ultimo dell'anno si buttano i piatti a terra per festeggiare. Io lascio Sara qua nel deserto al buio di notte. Quello succede la notte dell'ultimo dell'anno, cioè si butta via il vecchio, ci si libera del vecchio. Ecco, non è l'ultimo dell'anno, quindi il vecchio lo buttiamo un'altra volta. Però tu sei vecchia, quindi Soy un poco vieja, però non tanto. Tu sei più vecchio, dato che sei a 46, ecco. io sono più vecchio e dimostro minimo 20 anni più di te, però vabbè dai. No, comunque non è vero che dimostri molto più di me, assolutamente. Ringrazio il ragazzo che ci siamo scambiati un breve commento su Facebook, mi ha detto: certo, per fare la vostra scelta diciamo che è stata un po' coraggiosa, però probabilmente avete vissuto moltissimo e avete molto da raccontare. Io ho confermato il fatto che la nostra scelta sia da riconfermare tutti i giorni e che ogni giorno appaia folle, questa è la verità, ogni giorno ci appaia folle anche a noi. Però gli dicevo, in effetti in un anno ci sembra di averne vissuti almeno 10 di anni, e ho aggiunto, e magari saremo anche invecchiati di 10 invece in questo unico anno, e lui mi ha detto no, assolutamente non sembra proprio, e lo ringrazio per questa botta di orgoglio che ci ha dato, ecco. Perché qualche volta la vita che facciamo ci porta un po' al limite, quindi probabilmente ci segnerà anche di più, ma vabbè, fa niente, va bene
così. Tanto Versailles ormai è andato, quindi che puoi fare più? Dai che c'è rimasto poco, mi segna 15 km per l'incrocio, questa dovrebbe essere l'ultima curva a sinistra. Ci siamo, eccola. Grandi ragazzi, 32 km lasciati alle spalle. Non ci sembra vero, ma arrivati sulla strada principale San Pedro de Atacama, 13 km. E ora lo possiamo dire, bienvenido a San Pedro de Atacama, paesino che conosciamo come le nostre tasche. Ormai è addirittura familiare, questo paesaggio sabbioso, queste casine e costruzioni in adobe, è addirittura quasi casa, incredibile. Che dobbiamo da fare qua? O come dice il nostro nipote Tommaso, rivolto a suo fratello più grande quando gli viene fatto un dispetto, va io, no poi, sei una bugiarda, al femminile. Ancora dobbiamo capire perché, però. Ciao Tommy, un saluto a tutti quanti comunque. Qua tutti perri, noi dobbiamo andare a sinistra. Mamma mia stasera che traffico. Sono le 8:07, quindi proprio ora della cena. Dove siamo arrivati? Ci siamo. Giornata pazzesca. Però mi è andata bene, sono tornata a casa e non mi ha lasciato nel deserto. Arrivati veramente ora. Brava Tenerona e brava anche Sara. Eppure stasera abbiamo portato a casa le chiappette. No, da me. Give it one try.